Scusate, un attimo di assestamento tecnico. La nostra fantastica interprete, vi devo chiedere un favore, siccome in realtà non è un interprete ma è una mia amica che mi fa un grandissimo favore essere qui, in quanto situazioni di panico come questa il mio inglese tende a essere un attimo più schifoso del solito, e mi fa il favore di aiutarmi con la traduzione. Un favore che chiedo a voi è di fare domande corte o almeno di suddividerle in più parti, cioè se avete una domanda molto lunga fatene una parte in modo che abbia il tempo di tradurla e poi la seconda parte eccetera eccetera, ok? E sempre la regia, visto che ci siamo ancora non abbiamo acceso le luci, e se possiamo avere il secondo filmato che è un omaggio al lavoro di James. Grazie Irene. James, do you like it? Do you like it? The video? Do I like my own work? Yeah. It's terrible. Yeah, great editing, yeah. Okay. Irene ha detto che era fantastico. Vai. She is ok. Io sono un po', come dire, commossa, presa dal tutto, e quindi perdonatemi se avrò un po' di problemi a iniziare. E spero che abbiate voi delle domande già per togliermi un po' di impaccio. Beh, io ne avrei una, non so se si sente la voce. E ne abbiamo una. Può anche venire qua, le passiamo il microfono, così la sentono tutti. Ecco, visto che non abbiamo un microfono itinerante, se dovete fare una domanda per favore venite qui, grazie. Lo dico in italiano, no? No, volevo sapere se prevalentemente ha lavorato per le serie televisive della BBC, se è una scelta professionale o se in futuro ci sono anche dei lavori previsti per il cinema e quale sarebbe l'approccio. I do, sorry, excuse my voice, I have hay fever, and it makes me cry. Un raffreddore da fieno, scusate, un'allergia. Excuse me. I'm gonna, well, I do both. I don't just do one. I'm doing 2 TV things at the moment. I can't say what they are yet, but one of them is a BBC thing, and I've got a couple of movies that might be happening soon, and I've also just done 2 episodes of a kids series for 8 to 11-year-olds. Allora, ci sono vari progetti in corso, tra cui 2 sceneggiature di film e anche dei programmi per bambini. 2 programmi per bambini. Altri progetti di cui però non può spiegare bene che cosa saranno. Is that right? Things that the other teachers ma non sono dottor Who. The films are for TV or for theaters? The films are for theaters, for movies. What kind of films? Horror films. Ricordiamo che James è stato lo sceneggiatore anche di 2 film che sono avuto un discreto successo, che sono Severance e Cockney vs Zombie, che mi pare non sono stati nessuno dei 2 distribuiti in Italia. Ho un vuoto in questo momento, forse Severance sì, sicuramente Cockney vs Zombie no. Il prossimo ci sono sempre gli zombie? Ah ok, non ce lo può dire, fantastico. No, ecco, mi sono ricordata una cosa che volevo dire. Probably not. I think I've put all my zombie jokes into that movie. I've written one other zombie movie, but it's in development hell, so it might not happen. Ha scritto anche un'altra sceneggiatura sugli zombie, però è molto in là da venire.
Molto probabilmente resterà così. L'altra cosa che ha detto è che ha già messo tutte le sue battute sugli zombie nel primo film che ha fatto, e quindi Sì, ho sentito risolvere. ho tradotto per chi dietro non aveva riso che magari gli era sfuggita. No, io volevo dire, mi sono ricordata per l'appunto che siamo felicissimi di avere James, però tu diglielo che cosa dico, perché se avete notato dal nostro montaggio è l'unico sceneggiatore ad aver messo mano nei due prodotti BBC correlati a Doctor Who, quindi sia Doctor Who che Torchwood, in cui appare Peter Capaldi, che è il prossimo dottore. Quindi è coinvolto in qualche modo o potrebbe essere coinvolto in qualche modo nel futuro possibile, come si dice, dipanamento di queste apparizioni precedenti di Capaldi. Mai. I don't. I had no idea that was going to happen. If I did know, I couldn't say, but I honestly don't. Just between me and you and the internet, I don't know. I was surprised when Karen Gillan became a companion. She'd already been in my episode, so that was pretty surprising. And then I was even more surprised when Peter Capaldi became the Doctor. So now I don't know what the hell's going to happen. Niente, è rimasto onestamente ci sta dicendo che tra noi e internet non ce lo potrebbe dire, ma comunque non lo sa e quindi non ce lo può dire per quello, perché non ha idea. È rimasto molto sorpreso quando Karen Gillian è diventata una companion, ed è rimasto ancora più sconvolto quando Peter Capaldi è stato scelto come dottore, ma al momento proprio non sa che cosa accadrà o come andranno a spiegare questo suo coinvolgimento. Lì in fondo ho visto una manina alzata e anche lui, vabbè, ti dispiace, lui è più vicino, se però tu intanto scegli e ti avvicini, così almeno la sentiamo tutti la domanda. Posso fare le poi la traduco io. Okay. Intanto volevo sapere se ha visto il film che è recentemente uscito che si chiama Pompei, e volevo chiedere una cosa tecnica rispetto al suo approccio a Pompei. Have you seen the recent movie Pompei, the one with Kit Harington? No, I haven't seen it. I saw the fake poster for someone did a fake poster for an episode of Series 8. It was like Return to Pompeii or something. And they photoshopped Capaldi into it. I was wondering. I didn't like all this hyper showing. No, I have to show you everything. I prefer when you show the expressions of the reactions of people to the tragedy, not the tragedy itself. So. Yeah, I was surprised they made an action movie out of it, because it's not really. I mean, you know, my episode it's very silly and funny and there's action, but the approach is different. Yeah, I wanted to take it seriously, and I didn't want to make fun of the fact that so many people died. I wanted to respect them and just say, look, this happened, and I respect that, and we should remember these people and remember who they were. Okay, so thank you. Nel suo episodio, la madre di Pompei, lui non ha voluto fare né la cosa troppo drammatica, però insomma neanche a prendere troppo in giro, e non riesce a capire come ci abbiano fatto un action movie sulla storia di Pompei. C'era tanto fuoco e esplosione e non c'era neanche bisogno di metterci dei camion che cadevano dai dirupi. A lot of explosion. We didn't even need to cameo. They had to blow up. A lot of fire. It works. First of all, hello. I was wondering, what do you think of Peter Capaldi as the new Doctor? I mean, you kind of answered that already, that you didn't expect that, but what do you think? How is he gonna be? L'avete capita? Qualcuno non l'ha capita, alzi la mano. Cosa ne pensi di Piero Capaldi con il prossimo Doctor? No, perché erano state due persone che adesso
I'm very excited about the fact. I was surprised. Have you all seen the trailer? The new trailer? Wow. I don't know anything about the new series, so I'm just guessing. But I'm guessing there's going to be some crazy, dark, mad shit. Sorry, my dad's phone. Sorry. It's English, so it doesn't matter. You don't. No. I'm guessing it's going to get dark and crazy and a bit weird. I'm very excited by that. There's stories that you can't tell with that kind of actor, and there's stories you have to tell with that kind of actor. So I'm very curious to see where it goes. He's an amazing actor. I've been a fan of his since I was a kid, so I'm very excited to see what happens. But I don't know anything. Crazy dark shit lasciamo perdere, diciamo che è strano. It's cheating, you can't just say the same thing. I'm speaking Italian now, crazy dark shit. Della roba molto strana. Ci aspettiamo della roba molto strana. And no, what have you expected? Besides the crazy dark shit. Va bene, lui pensa che molto probabilmente diventerà molto più dark la storia. Ci saranno più scene tipo orrore. So I'm just guessing, but from what I've seen of him, his brief appearance in the TARDIS, I get a bit of a Tom Baker vibe, a bit of a crazy Tom Baker vibe, because there's cuddly Tom Baker and there's crazy Tom Baker, and I get a crazy Tom Baker vibe from him, in the same way that I got a Patrick Troughton vibe from Matt Smith, which proved to be the case. So I'm expecting some scary stuff. I hope so. Allora, i nomi dei personaggi voi li conoscete meglio. Ok, praticamente ci ha detto che in qualche modo gli ricorda o si aspetta che sarà simile alle serie di Tom Baker, perché dal suo punto di vista c'è un Tom Baker, c'è un quarto dottore più coccoloso, cuddly, e uno molto più folle, nel senso proprio vibe, nel senso di vibrazioni. Esatto, proprio questa sensazione di oscurità, di maggior diciamo pressione, un tipo di sensazione che dava anche Matt Smith in alcuni episodi, ma che secondo lui si andrà a abolire in qualche modo. It's funny because on Twitter you write about our dinner of Sunday, quoting the Red wedding, and That's what it looked like. I was on a big table, and then everybody else was kind of below me, and I was kind of scared. And I was thinking that on the 8 series there will be the actor that just left the Game of Thrones as Tywin Lannister, so maybe it's dark also because of him. I'm glad I sat there and not where they were sitting. No, it's because also for the actor Tywin Lannister, it will be the next Who. Chi è? Hanno confermato? Si spera. Come si chiama l'attore? Non mi ricordo. Charles Dance. Charles Dance is the new master. We don't know if it's their master, but maybe this vibe of tragic vibe came also from him. He's a very tragic person. Insomma, lui fondamentalmente su Twitter l'altro giorno ha commentato della cena che c'è stata con il gruppo dei ragazzi qui di Roma. Eravamo in una pub e noi eravamo seduti sul palco con gli ospiti, e il pub è in stile medievale tra le altre cose, quindi si è sentito un po' come le nozze rosse, tranne per il fatto che era pieno di banane, in quanto il gruppo appunto si chiama Banana Sargut, quindi questo mi ha un po' tranquillizzato, il fatto che non ci fossero spade ma banane.
It would be a very different show. Sarebbe uno show completamente differente. Ok, Then you'd have to have bananas and the sex scenes and that's... Questa no, Da qui l'abbiamo capito. questa non va, dico, l'avete capito, Intanto congratulazioni per Cuccini vs Zombie, l'ho trovato divertente, divertentissimo, però la domanda è sul Dottor Who. Nasce come serie didattica, educativa e ovviamente si è evoluta. Io volevo sapere in rapporto al ruolo originale della serie del Dottor Who come si è evoluto il ruolo dello sceneggiatore. I think TV just changed. I mean, Doctor Who stayed the same for a very long time, and then when it came back in 2005, they brought it up to date. I don't think there was any particular demand to get rid of educational stuff. I think if you put the Doctor in a period of history, it's going to be educational whether you want it to or not. I was determined not to have any education in the Fires of Pompeii because when I was a kid, if I was watching a show, if I thought they were trying to teach me stuff, I would turn off because I want to learn stuff. Explosions. Allora, dice che molto semplicemente è semplicemente cambiata la televisione più che altro, nel senso che il Dottor Who è stato se stesso per tanti anni, dopodiché si è interrotto, una volta che si è ripreso nel 1995, scusate, nel 2005, semplicemente si è inserito in quello che era il nuovo stile televisivo, il nuovo stile di scrittura. Lui stesso dice quando lui guardava il Doctor Who da ragazzo, anche perché è un fan, cosa che non avevamo detto all'inizio, e avesse intuito che lo show era uno show educativo, cioè che doveva insegnarvi qualcosa guardandolo, non avrebbe spento il televisore e se ne sarebbe andato, e quindi non ha neanche mai lontanamente pensato di mettere qualcosa di educativo all'interno dell'episodio di The Fires of Pompeii. Dimenticato qualcosa? Ci sono le esplosioni. Ah sì, he said there is explosion. We love explosion. Io ti faccio una domanda più generica sulla tua tecnica di lavoro come sceneggiatore. My technique is I panic. I try to run away. I spend a day thinking about what I'm going to do, and then I think I can't do it. I'm going to have to tell them. I'm going to have to phone them and say I can't do it. Beh, prima viene un attacco di panico, poi vuole scappare, poi vuole dire di no, poi vuole telefonare e dire ragazzi non ce la posso fare. Then I get drunk. And then the next day I wake up and I think I've got to do it now because if I'm not going to do it I should have told them yesterday, so now I have to. Poi quando si riprende il giorno dopo dice no, lo devo fare perché glielo devo dire ieri se non lo facevo e quindi sono fregato. But to be serious for a moment, Per essere serio un attimo. just a moment, I have the idea and then I brainstorm for about a week. I have my one idea and I think, right, what are all the cool things that could happen and who are people that could be involved in this, and I just think up random things, and it doesn't matter if they don't fit together. I just come up with lots and lots of ideas around that idea, and then a week later I'll take the bits that seem to go together, that fit, and I'll put them together, and then I'll make an outline, and then anything that doesn't fit, it's out, and everything else stays. And then I've got my outline, and then I do a rough script draft. So it just means that I know when I get to script, I know where I'm going, but I haven't got everything worked out. Allora praticamente sì, no, ci sono abbastanza, e dice che prende la sua idea,
comincia a fare brainstorm, quindi a elaborarla in qualche modo, anche perché brainstorm non credo che in italiano abbia un corrispettivo effettivo a parte elaborarla, svilupparla, ecco, forse, e comincia a tirare fuori tutte le idee, i personaggi e tutto quello che gli viene in mente a proposito di questa idea, qualsiasi cosa, anche se non c'entra niente, lui la butta fuori, la scrive. In questo modo poi alla fine della settimana, quando ha tirato fuori tutto quello che gli veniva in mente, comincia a scremare, a dire allora questo c'entra, questo non c'entra, tiene solamente i punti che tra di loro collidono in qualche modo, tutto il resto lo butta, e in questo modo all'inizio comincia la fase effettiva di scrittura. E basta. Qualche altra domanda? Non siete timidi? Annalisa. Non so come parla in inglese. Ok, ci provo. Come reagisce lo sceneggiatore sapendo che non è il lead writer della situazione? Cioè lui sa che deve stare comunque, deve basarsi anche sulle idee di altri sceneggiatori. That's just working in TV. You have to, if you're on somebody else's show, you have to do an episode of their show. You can't just come in and do your own thing. You have to fit into the show. If you go in and do a Doctor Who episode and it's not like anything else in the world, then it's going to be weird because people watching the show want certain things. Having said that, I didn't have very much in advance for my episode. They asked if I wanted to do the episode, and I said yes, and they said, right, it's in Pompeii, and we want a nice Roman family, and there's fire monsters. That's it. And this was May, and they filmed in September. Il fatto che quando entri dentro una serie televisiva già sviluppata non puoi fare una cosa completamente diversa. Fai una cosa troppo diversa e quelli che seguono lo allora, perché io più o meno ho sentito, mi sono persa una frase in mezzo. Quelli che seguono lo spettacolo non lo riconosceranno come tale. Per l'episodio di Pompei, per esempio, a lui hanno detto soltanto a grandi linee: l'azione si svolge a Pompei, vogliamo una bella famiglia e ci devono essere mostri di fuoco. E questo è stato tutto lì. Then you start panic. Le linee che gli avevano dato e basta. Start panic. That's when you start panicking. Questo gliel'hanno detto a maggio, l'episodio doveva essere registrato a settembre, perciò era entrato un po' nel panico. I remember my first day that I sat down to write. I had the outline, and the first day I sat down to start the script, and it was a Monday. I remember exactly where I was. And I started the first page and I thought, oh my god, I'm writing a Doctor Who episode, I'm writing a Doctor Who. There's over 40 years of history, there's my 10-year-old inner child watching, there's 10 million people watching, this has got to be good. So I got the very first page and it was a TARDIS scene, so I put interior, TARDIS, and then you're supposed to put day or night, and I thought, they're in space. Is it day or is it night? They're in space. So that was about an hour where I didn't know what to do. Che praticamente ci dice che il primo giorno che si è messo a scrivere, quando era davanti al foglio, non se lo dimenticherà mai perché era un lunedì, e ha iniziato in maniera molto, diciamo, tecnica, quindi la prima scena era dentro il TARDIS, quindi ha scritto interno, scena 1, interno TARDIS, e la cosa seguente che devi scrivere è notte o giorno, nel senso che devi dare una cioè quando scrivi una sceneggiatura è così, devi dare una corrispondenza temporale, e lui fa, ma sono nello spazio, e quindi fa, che cosa scrivo? È stato 3 ore a pensare se era giorno o notte. Aspetta, prima ho anche detto, che cosa che non ho detto, che
quando si è trovato di fronte a questa pagina vuota da scrivere, ha pensato: oh mio Dio, sto per scrivere il Doctor Who, sono 40 anni di storia, sono una cosa che io guardavo quando avevo 10 anni, ci sono 10 milioni di spettatori, oh mio Dio, che cosa faccio? Ho dimenticato qualcosa? No, perfetto. C'è Claudia che vuole fare una domanda? First, hello. Thank you for writing the fire poem play. I liked it so much. But I wanted to ask something about Torchwood, because we know a character, the main character, Jack Harkness, that in Doctor Who is mainly a flirty character, a happy character, but in Torchwood it's very dark. And what it was like to change his character from flirty and happy go around to a dark, mysterious character that no one gets. Well, in Torchwood, he's the main character, so your main character is going to be a bit mysterious. And in Doctor Who, he's a guest character, and there's children watching, so he can be very dark. But in Torchwood, it's on at 9 o'clock. There's no kids. There's supposed to be no kids watching, but they all watch it, so we can do what we like in Torchwood. It's a darker show. It's a more serious show. I say more serious, given some of the silly stuff we've had in the show. It's a more adult show, so it's naturally going to kind of go in that direction. But having said that, I do try and put lots of silly things in. They usually take a few of them out. E allora, fondamentalmente non è stato molto difficile, nel senso che alla fine Torchwood ha un target completamente differente, nel senso che mentre il Doctor Who va anche durante un orario durante il quale lo possono guardare anche i bambini, quindi non ci possono essere cose eccessivamente dark, appunto. Torchwood va dopo le 9 quando si suppone che i bambini vadano a dormire, anche se poi non è vero, nel senso che poi stanno tutti a guardarselo. E inoltre in Torchwood è il protagonista principale, non un coprotagonista di passaggio in qualche modo. Di conseguenza caratterizzarlo in una maniera un po' diciamo più di spessore, se vogliamo definirla così, è stato più facile e più naturale. E fondamentalmente loro, avendo questa possibilità di essere mandati in onda dopo le 9, il suo concetto è che possiamo fare quello che ci pare perché lo mandiamo dopo le 9. L'ultima frase non l'ho... La frase è che lui comunque cerca di metterci... Ah sì, giusto, lui comunque cerca di metterci... lui comunque cerca di metterci delle cose divertenti, ma la maggior parte gliele tagliano. E quindi mi dispiace. A proposito di Torchwood, visto che siamo cascati in questa di serie, chi è che segue anche Torchwood a parte il dottore? Torchwood fan. Chi è che pensa che la terza stagione sia la migliore? Ok, this is the fan. They think the third season is the best. Yeah. Siete i migliori, quindi? Bravi. Now you have to fight. Io lo sapevo, però. Ok, Riccardo. Lo rispondo. No, non è spoiler. Riccardo, lo ripeto per chi ovviamente non l'ha sentito perché l'ha chiesto qui e l'ho sentito io. No, voleva sapere per quale motivo è stato ucciso uno dei personaggi. E nel senso che diremo così perché così se qualcuno non ha visto Torchwood non avrà spoilers. Però con lui molto piano la cosa e lui cercherà di rispondere, glielo dice lui, senza fare spoiler. È una serie vecchia, non ce ne frega niente se non l'avete vista, ragazzi. In fairness, it was on 5 years ago, so catch up. But if anyone spoilers me for anything, I'll kill them with a banana. So just be aware. Just think. Why you kill him? Why? That's you kill Hunt. Young. Why? You said it again. Yes, I'm terrible. I know. Why kill him? For fun? I'm kidding.
we didn't. Riccardo no, a proposito della cosa che è giunto dopo che non volevi che si sentisse. I mean, we didn't sit around and go, who are we gonna kill? We sat we sat around and we had a basic idea, which was, what if aliens came to the Earth in a really big, spectacular way, and Torchwood couldn't cover it up, and the Doctor couldn't cover it up. Everyone saw. And what if they wanted something really horrible? What would happen? And that's kind of all there was. So we just sat in a room for 2 days and we brainstormed. It's the same process as me. We brainstormed around that idea and we thought, what would happen next? What happens next? What happens next? Non è che abbiano deciso subito che dovevano far fuori quel personaggio, hanno cercato di vedere le varie possibilità, se venivano gli alieni, se facevano qualcosa di veramente orribile, che cosa avrebbero potuto fare, cosa sarebbe successo. Come sarebbero arrivati in maniera molto come farli arrivare in maniera molto spettacolare. Però allo stesso tempo, allora, cosa succede qui? Cosa succede presto? Sì, hanno fatto il brainstorm anche in questo caso, come lavora lui da solo, l'hanno fatto in gruppo. Hanno stabilito che doveva succedere così. Qualcuno ci va da morire. Poi just toss a coin. No, because it was the end of episode 4, and that's the moment in a story when everything has to be everything is dark, everything is lost. You're not going to win, and it was. Normally we have 13 episodes, but for that we had 5, so it was quite compressed. So I think if it was a 13 episode thing, we probably wouldn't have killed somebody so soon after series 2, or we lost 2 people. But it was such a big threat, they were so powerful, it didn't make sense that somebody wouldn't die, so somebody had to die. And it had, but it, I know, why, God, why? Well, it had to be, given what Jack does in episode 5, which I won't say, it had to be the person who he loves the most in the world. So in a way that's nice, but in another way he's dead, and it's terrible. But we didn't sit around laughing or anything. It was a very serious decision, and especially when you know that an actor is going to not have a job anymore. It's a very, very serious decision. So it's sad for everyone, and they've been working together for years. So yeah, that's the short answer. It had to be the person he loved most to make him do what he does. Allora, fondamentalmente erano arrivati al 4º episodio di una stagione che aveva solamente 5 episodi, quindi era il momento in cui era tutto perduto, non c'era possibilità di vincere, la disperazione più totale, chi l'ha visto lo sa, insomma, e quindi non era tanto il fatto che vogliamo ammazzare qualcuno, ma che qualcuno deve morire fondamentalmente, e non avrebbero ucciso qualcuno così, diciamo così, velocemente, così subito dopo aver già perso altri 2 personaggi nelle stagioni precedenti, nella seconda stagione, se non fosse che però l'episodio, di solito avevano 14 episodi disponibili, questa volta erano solamente 5, quindi sono stati costretti. La risposta al perché lui è perché era la persona più amata da sappiamo noi chi l'ha visto, sempre per non proseguire negli spoilers, e che è era l'unico modo per far fare a quella persona quello che poi ha fatto nel 5º episodio, quindi è più che altro un incentivo, si può dire. E comunque ci pensano molto prima di uccidere un personaggio, perché pensano anche all'attore che resta senza lavoro. I don't know if the actor made done his actor before, but he made a terrible Dr. Watson in Asylum production, so he deserved it. And non lo so, qualcuno di voi sa se il terribile Sherlock Holmes dell'Asylum con i tirannosauri era prima o dopo Torchwood?
perché non mi ricordo gli anni di produzione. Don't watch it. No, non lo guardate perché c'è Ianto che fa un Watson tra i peggiori. He tells people if you're going to watch it, you have to watch it drunk. And Gareth says that. Ok, se lo guardate ubriachi che forse vi salvate. Ah, lo dice Gareth stesso, però dovete guardare ubriachi, scusa, non avevo capito questa cosa. Allegra ha una domanda. Lo faccio anche dopo questo film, così lo guarda tutta Italia. Vai. Allora, volevo chiedere se fare anche qualcosa per Sherlock, che adesso esce una nuova stagione, no, perché magari no. I wish. There's 3 writers and they do 3 episodes. So how selfish is that? I would love to, but Sono molte, sono 3 episodi, 3 autori, 3 episodi, quindi quanto possono essere egoisti? Che si tengono tutti gli episodi per loro, mamma mia. And my friend Luna is saying, I'm gonna kill him, no, I'm gonna kill him! And they fight for... They're not thinking about someone lose their job. E poi un'altra, quando devi scrivere comunque qualcosa di una serie TV o qualcos'altro, cioè ti viene mai in mente di andare su internet o vedere comunque cosa vorrebbe di più la gente o cosa non vorrebbe? Do you have a Tumblr account to see if you go on internet and watch what people want, so to be very strict is like if you have a Tumblr account, because you know that at the end of the Sherlock third series, everybody said Katie's going to Tumblr and read everything and write what people was guessing to. no, I used to look at every single thing on the internet, Tumblr, websites, forums, everything. And then after Children of Earth, I stopped for no particular reason. Just because, there was, if you don't know, there was some very angry reaction to that spoiler death. So, which I understand. I understand, and I know people are angry and upset. But I got a lot of weird personal emails and messages and things. Somebody said that they hope my mother dies. Things like that, which wasn't very nice. Internet Yeah, pretty much. Praticamente lui prima frequentava frequentava questi siti, forum, Tumblr, eccetera. Ha smesso completamente dopo Children of Earth perché ha cominciato a leggere delle cose molto spiacevoli, degli attacchi personali, ha ricevuto dei messaggi, delle mail private dove gli auguravano cose tipo che sua mamma morisse e cose del genere, e quindi ovviamente ha interrotto la frequentazione di questi siti. Yeah, it's okay to be angry. That's all right. C'è normale essere arrabbiati, però. I'm still angry about. I can't say the name because it might spoil it. If you haven't seen Buffy by now, you really should have. But I'm still angry about a particular death in Buffy. 2 deaths in Buffy, actually. Qualcuno non ha visto Buffy? No, ricaccia, frega niente. Everybody has seen Buffy. Tara. I still cry for Tara. Sei molto. Ancora piange per Tara. Dimmi. When people seems very anxious to be. It's like enjoy. I don't think you know Moffat so well, right? I know Russell quite well. I don't really know Moffat very well. I've met him a few times, and he's very nice and he's very funny. So I don't know how he really feels. But all writers, if we say that criticism doesn't bother us, we're lying.
Of course it does, because we've sat in a room by ourselves and we've written a story and we go, here's a story, I hope you like it. And then people go, no, I don't like it. And you go, oh, I'm sorry. It's really upsetting, of course it is. But you don't have to like it, but still, we get upset. Of course we do. Allora, ovviamente lui Moffat lo conosce ma non lo conosce così bene, quindi non è che può sapere esattamente come si sente quando riceve delle critiche, però ti può dire che se uno scrittore ti dice che non è vero, che non si offende, o comunque non ci rimane male quando riceve una critica, soprattutto qualcuno si arrabbia a proposito del lavoro che ha fatto, sta mentendo, perché uno scrittore si mette lì da solo nella sua stanzetta con il suo foglio davanti a scrivere una cosa, dopodiché la dà dicendo spero che ti piaccia e qualcuno gli fa no, non mi è piaciuta, fa schifo, e quindi tu fai oddio mi dispiace, un po'. I think you can't let it get to you all the time, otherwise you'll start changing what you're writing to try and make everyone love you, and then nobody will, because it'll be shit. Questa è tua. Troppe parolacce. Vabbè, detto in sintesi, non puoi accontentare tutti, perché se veramente cerchi di accontentare tutti, ascolti tutti, alla fine scrivi delle schifezze, non sei più te stessa. Altre domande? Simone. Simone, don't kill yourself. 3 domande al volo. Hey! Uno, perché il dottore non è mai comparso in un episodio di Torchwood. La prima perché il dottore non è mai apparso in un episodio di Torchwood. Because Doctor Who is watched by children, and if the Doctor appears in Torchwood, then children will want to watch Torchwood, and that is literally the reason. That is actually the reason they've said that. Doctor Who è per bambini, Torchwood no, perciò non vogliono che Doctor Who compaia su Torchwood, altrimenti i bambini vorranno vederlo. Pensate che era così semplice. Era Target. La seconda è perché non si riesce in Italia a fare serie tipo BBC vabbè, ma come è stato immaginare a una mansione in città accanto a set di magari su New York? Yeah. Ma che ne so perché non si era No, dovete sapere che è la prima volta di James a Roma, nonostante abbiano girato l'episodio di Pompei a Cinecittà, quindi abbiamo anche portato per la prima volta a Roma. I went to Cardiff. I got to go to Cardiff, and it was raining. No, non è venuto a Roma. Ah, vabbè. She says sorry for the subway, today subway public transportation. I was on a very nice bus with some very nice people, and very close to very nice people. It was like that. I think one of them made me pregnant. It was very, very close. The bus pulled up and the doors couldn't open, and we were like, there's no room, and they don't care. They just keep coming. They go, sorry. Ok. Vabbè, era in un... non c'è problema. Annalisa si scusava per la metro oggi, lui ha detto non vi preoccupate, era in un bellissimo autobus pieno di gente fantastica, uno probabilmente è incinta e erano talmente pressati che le porte non riuscivano ad aprirsi e nonostante questo la gente continuava a cercare di uscire dicendo scusate. Ok. Che è la normalità? It's normal in Rome. Però è un po' banale. Qual è il suo di lasciare nel cuore? Favorite Doctor is Tom Baker, because I grew up watching Tom Baker. Yeah, that's a very short answer. Tom Baker, perché è cresciuto guardando Tom Baker.
I got to meet Tom Baker at a convention, so I was very excited. It was nice. We know that David Tennant's favorite doctor is also Tom Baker, but he also said that his favorite companion is Sarah Jane. Do you agree with that? I think, yeah, I hate to kind of pick one over the other, but I think either Sarah Jane or Leela or Donna. I love Donna. I know I'm biased because she was in my episode, but she was brilliant. And I was so sad. I'm spoiling things. I was so sad at the end of season 4. You've all seen Doctor Who. Yeah. The end of season 4 when he had to take her memory away, and I had a meeting with Russell the next day for Children of Earth, and I just went in and I said, "You bastard." Ok, per chi non avesse capito, ho sentito, ha detto a proposito delle prime compagne, non ho sentito bene perché non avevo sentito la domanda, però comunque sì, gli piace molto Sarah Jane e Leela, e una delle sue preferite è Donna, l'adora non solo perché è nel suo episodio, e il fatto che alla fine della stagione, quando deve lasciare il dottore, gli viene cancellata la memoria, l'ha trovata una cosa veramente terribile, e il giorno dopo della messa in onda ha visto la Certi Days e gli ha detto: "Tu bastardo". Okay. Altri? I understand you are a fan of the Doctor, but when you approach the writing for the first time, they give you something like the Doctor Who Bible, everything you need to know to write about the Doctor. Ok, ha chiesto quando inizi a scrivere qualcosa tipo il dottore che cosa fanno? Ti danno una specie di compendio, tipo tutto quello che devi sapere per scrivere a proposito del dottore, oppure no? There is a Doctor Who Bible, and it's in here because I've been watching it since I was 3 years old. No, there's no Bible. They don't give you anything. Oh, sorry, you're over there. No, there's nothing. But they will, if you go wrong, they'll correct you because they're all mega fans. Beh, tutta la Bibbia ce l'ha nella testa, in quanto lui guarda il dottore da quando ha 3 anni, quindi non avrebbe avuto bisogno di nient'altro, e tutto quello che doveva sapere lo sapeva già. E comunque se qualche errore c'è sempre qualcuno che te lo sente. Se fai un errore c'è sempre qualcuno che ti corregge, quindi no problem. Usually screenwriters insert some quotes or episodic from their personal history, their subjectivity in the process of screening, of writing. Is this the same for you? Yes, Dr. Sorry. Dr. Who or Torchwood? No, vuole sapere se dovete traduce la tua. Normalmente gli sceneggiatori inseriscono qualcosa di personale, storie o episodi personali, aneddoti, storie che scrivono. Volevo sapere se c'era qualcuno tratto dalla sua storia personale. Yes, I put things into everything I write just for my own amusement. Fires of Pompeii has got a reference to City of Death. It's got a reference to the Romans. It's got a couple of others I can't remember. Torchwood's got a few references to Stanley Kubrick films. Everything I write has got references to something because I'm 12. Sì, lui effettivamente mette delle citazioni a proposito della propria, diciamo, cultura personale. In Pompei c'era qualche citazione del City of Death e The Romance, che non so che cos'è, almeno non so l'italiano, scusatemi. Dell'antica Roma, così, ok, scusate, pensavo fosse. E mentre invece in Torchwood c'era qualcosa di Kubrick e altri che non si ricorda, e questo perché ha 12 anni. Questo ha detto, non ho detto io. Yes, but personal things, yes. Anybody who annoys me, I will usually kill them in a script. Not real life, in a script. Ok, perfetto. Chiunque non mi piaccia lo ucciderò all'interno non nella vita reale, all'interno della mia sceneggiatura. Allora, mi hanno detto che abbiamo ancora una decina di minuti. E avete altre domande? Laggiù, venite, appropinquatevi, dopodiché ci sono altre domande,
Pensateci un attimo, ci allegra un'altra perché poi abbiamo da far vedere l'ultimo video e quindi... Ok. Io dopo. Sì, venga giù per favore. Che ne pensa del fatto che Jack faccia di poi? What do you think about Jack has the face of Bo? I laughed. I don't know if it's true or not, but it's just, yeah, it made me laugh. But I don't know if it's really true. Ok, ha riso, non sa se è veramente così, però ha fatto molto ridere questa cosa. E non è uno spoiler perché è solamente una supposizione quella che viene fatta, quindi If he is the face of Bo, if he's just ahead, I'm sure he'll find some way to still have sex with everyone. E comunque se fosse veramente così, è sicuro che troverebbe comunque un modo per fare sesso con chiunque. Era rimasto incinto una volta la faccia di Bo. So, I was wondering, what do you think about the last Doctors in the new series, and especially Matt Smith's Doctor? Because the 11th Doctor was one of the most criticized, especially from the classic audience, who said he was the most far away from the original concept, and he was the worst Doctor because he was too childish and was not really related to the order to other actor who played the Doctor before him. So, what's your opinion about this actor and his character? No, about Matt Smith. Oh, I love Matt Smith. He reminded me of the Second Doctor a lot, just in his mannerisms. I thought he was. I was worried because he was so young, but he's just fantastic. He's an amazing actor, and when I watch him play the Doctor, it looks like a really old man who's been put into a young person's body, but he doesn't know where all the strings are to make it walk. He's just so weird and old and strange. E gli piace molto Matt Smith, gli ricorda il secondo dottore soprattutto nel modo di muoversi e lo ha trovato anche molto divertente e soprattutto questo aveva un po' paura perché era così giovane, però poi quando l'ha visto recitare gli è sembrato proprio di vedere che riuscisse a rendere l'idea di una persona anziana messa a forza nel corpo di una persona più giovane e che si muove in un modo un po' particolare, come se non riuscisse in qualche modo a gestire questo corpo che non gli appartiene perché appunto ha una mente più vecchia in qualche modo. Ok, la signora dietro? Allora, visto che lei ha detto questa frase, una persona piccola può diventare anziana, in effetti. No, io sono entrata in gioco dicendo che la mia professione è artistico cieco. Io ho lavorato nella Terza Madre, quindi ho interpretato un personaggio di Dario Argento, di horror. Dario Argento is a good filmmaker, Italian filmmaker, very known in Yeah, he's known all over the world. No. He gives me a good role with Asia Argento, his son. Which one? His daughter. And I am interested to ask you if I can represent a birthday character in your film, in other films when you contact. Is it possible? Yes. You're asking for a job. Well, I'm only the writer, so I don't get to choose who is in the things. Yeah, ask the directors. I tell them who I want, but they ignore me. No, dice che lui non può decidere chi va nei suoi film e quindi sarebbe completamente inutile. Purtroppo è così che funziona. Sì, Laura, spiega. Aspetta, c'è Allegra?
Qual è il nemico di Doctor Who che preferisci più? Cioè nel senso, non che preferisci, che odi, diciamo. No. Okay, she asked what's the Doctor enemy you like or hate the most. No, which Doctor enemy? Well, I love the Daleks, but they don't scare me. I kind of, I mean, they do a bit, but I kind of find them funny because they're so angry about everything. It's almost like Basil Fawlty has sort of become this race of evil robots because he was always angry about everything. They're so angry, and it's kind of nice that they don't discriminate. They're not racist. They want to kill everyone, and I think, okay, I can understand. I see where you're coming from. I can respect that. I can understand that. At least you know where you are. They won't lie to you. They won't sneak up on you. They just want you dead. Ok, gli piacciono i Dalek, non può odiarli perché in qualche modo lui li apprezza, apprezza il fatto che loro, cioè lo diverte molto il fatto che loro siano così arrabbiati con tutto e con tutti. Loro vogliono semplicemente uccidere, non importa chi sei, quindi non sono razzisti, non fanno discriminazioni, tu devi semplicemente morire fondamentalmente, quindi questa cosa a lui fa molto ridere, nel senso quello è e non ci sono altri modi per prendere i Dalek in qualche modo. Yeah, I find the Cybermen scarier because they don't kill you, they make you into a Cyberman, and I don't want to be a Cyberman. That's weird. Trovo più spaventosi i Cybermen perché non ti vogliono uccidere, ma vogliono trasformarti in un Cyberman e lui non vuole diventare un Cyberman. E poi se il dottore potrà mai essere una donna, cioè rigenerarsi come donna, e se gli piacerebbe questa cosa oppure cioè riesce a continuare come. Oh yeah, of course. It should be. Definitely. There's no complicated answer. Yes, he can be and he should be, and I'm sure one day he will be. I was hoping this year, before they announced who it was, I was kind of hoping it would be Tilda Swinton, because I think she'd be a really good doctor. Non ho sentito, scusa. Allora, prima che annunciassero l'attuale Doctor Who, si sperava veramente che annunciassero Tilda Swinton come attrice. Tilda Swinton per interpretarla. Secondo lui sarebbe il caso, non solo lei, qualsiasi altra attrice. Sperava fosse Tilda Swinton. Abbiamo l'ultimissima domanda e poi facciamo partire il video. Ok, ragazzi, che poi non facciamo partire il video, velocissimi. Allora, la signora chiedeva qual è il cattivo che l'ha fatto divertire di più, anche se penso che la risposta sia sempre Dalek. I always liked the Master when I was a kid, both versions when I was a kid, because he was kind of funny because he had a beard and he was always laughing. But every time he appeared, it was special because I knew this was going to be really serious and the Doctor might not win. That really frightened me. Il Master è il cattivo che l'ha fatto divertire di più, perché ogni volta che compariva sapeva che poteva essere l'ultima volta per il dottore, e quindi questa cosa lo spaventava di più. E allora abbiamo chiunque altro voglia fare delle domande, ve lo dico in anticipo prima che parta il video. Poi James sarà qui fuori, quindi se volete fare l'autografo o la foto uscite dall'uscita questa sulla mia destra. Sta seduto e farà l'autografi, se volete si fa la foto e risponde anche a altre domande che non siamo riusciti a fare adesso. Quindi vi mettete ordinatamente, senza spingere, e avrete tutti quello che volete. E adesso regia, se ci manda l'ultimo video, e mi devi dire a lui che è un omaggio fatto da uno dei ragazzi del gruppo di Roma che purtroppo che fare un master in Spagna e che gli dedica questi pezzi musicali.
Ah, giusto, scusami. E accompagnato dalla sorella che invece è qui presente, Anna. He plays the violin and she plays the piano. Ok? E regia, grazie, l'ultimo video.